Ci troviamo davanti al Duomo sulla terrazza Martini in compagnia di uno dei massimi esponenti e soprattutto dei massimi esperti di pattinaggio di figura, Massimiliano Ambesi, cronista di Eurosport, tutti lo conoscete, naturalmente esperto anche di tutti gli sport invernali, ma noi oggi vogliamo parlare dei mondiali di pattinaggio che si sono appena conclusi in Giappone, quindi a ruota libera la tua opinione. Domanda impegnativa, Esatto. Posso dire che mi aspettavo complessivamente qualcosa in più in tante gare. Alla fine abbiamo avuto dei degni vincitori, nella danza sapevamo come sarebbe andata a finire e così è stato. Tra le coppie d'artistico hanno trionfato due ragazzi dal talento cristallino enorme, cinesi su Yan. In campo femminile c'è stata la vittoria meritatissima della campionessa olimpica in carica Alina Zagitova e in campo maschile c'è stata la vittoria di Nathan Chen, statunitense, che ha avuto il merito di pattinare due programmi senza alcuna sbavatura e questo fa la differenza. Naturalmente, ma tu cosa pensi per quanto riguarda ad esempio i punteggi che sono stati assegnati? Tu eri pienamente d'accordo su tutto o c'è stato qualche cosa che si poteva fare in modo diverso? No, non posso essere d'accordo su tante cose. Trovo che ormai ci sia uno svilimento del concetto di componente del programma. Le valutazioni vengono date a mio modo di vedere senza rispettare i dettami del regolamento e di fatto seguono in maniera pedissequa il numero di quadrupli che vengono eseguiti in un programma. Cioè eseguire 3 quadrupli o 4 quadrupli, eseguirli anche bene non può significare prendere 87 punti sulle componenti del programma, perché ci sono atleti che riescono ad eccellere su alcuni aspetti del pattinaggio che andrebbero premiati in maniera diversa e superiore. Anche perché è uno sport appunto che è metà arte, metà acrobatica e sport in generale. A me questa definizione non mi è piaciuta tanto. È uno sport che comprende tanti aspetti. Per essere al top tu devi avere la capacità di portarli tutti al massimo e devi essere valutato correttamente per quello che tu esegui in pista. Io trovo che pattinatori saliti sul podio, mi viene in mente il terzo della gara maschile, non possono prendere 8,7 di media, 8,6 quello che fosse sulle componenti del programma, perché non ci sono gli estremi. E se tu dai 8,6 a questi atleti, ne incontri altri che devono prendere 11,6. Però siccome il massimo a disposizione è 10 e per il pattinaggio maschile in un programma libero è 100, se un pattinatore complessivamente non eccelso sulle 5 voci delle componenti del programma prende 87, quello che viene definito outstanding, no? Per utilizzare la terminologia della federazione, che cosa deve prendere? Deve prendere 130. E allora la mia critica è la seguente: se Nathan Chen o chi per lui può pattinare un programma libero da 130 punti sul fronte tecnico eseguendo tutti gli elementi al meglio, qualcuno mi deve spiegare perché l'eccellenza sulle componenti del programma, skating skills, transition, interpretazione, composition, tutto quello che c'è, ok, non possa arrivare a 130 in ugual modo. Certo. Cioè, secondo me è una logica che... Secondo me il punto è lì, cioè bisogna capire che forse c'è qualcosa che non torna più. Se l'obiettivo è quello di avere una parificazione tra i due punteggi, se l'obiettivo è un altro, allora va bene, però venga scritto nero su bianco, l'obiettivo è quello che il punteggio tecnico conti 6 e le componenti del programma contino 4. Allora se è così, se ne prende atto, si vive tutti sereni e nessuno si lamenterà più. Ma se si dice che ci deve essere un equilibrio, un bilanciamento, in questo momento il bilanciamento non ci può essere, perché un atleta come Ryu Yuzuru, che secondo me in questo momento rappresenta il top a disposizione sulle 5 voci, le 5 voci delle componenti del programma, non può prendere meno di 125, di 124 in una scala che ti porta a 130. Questo è il concetto. Quindi io non so se la soluzione sia quella di cambiare i criteri di fattorizzazione delle componenti del programma, però qualcosa bisogna provare, perché sennò queste lamentele ci saranno in ogni campionato mondiale e continueremo a leggere delle dichiarazioni di alcuni allenatori che non stanno né in cielo né in terra e ne abbiamo lette diverse. Quindi per me questo è un punto focale. Urge un intervento, vedremo se ci sarà o meno. È nell'aria che ci sarà un intervento a tuo avviso oppure... Guarda, nella scorsa primavera c'è stato un intervento sul valore degli elementi che è diminuito. Va bene, ci può stare. Adesso però serve un intervento sul criterio di fattorizzazione delle componenti del programma. Ma vale per tutti, vale anche per le donne. Se Kira Rikami può pattinare un programma corto da 55 punti sul fronte tecnico, perché Cosner Carolino, chi per lei,
non può arrivare a 55 punti sulle componenti del programma, no? È lì il punto, e invece può arrivare a 40. Cioè, tra 55 e 40 c'è tutta la differenza del mondo. Oceano. Poi attenzione, non è detto che i risultati vadano a cambiare, perché questo non è scritto, ma tu, equiparando i due punteggi, premi la qualità, premi l'atleta che è completo su tutto, premi il vero pacchetto completo, the total package, no? Come si dice in altra lingua. Secondo me questa è la linea che deve prendere il pattinaggio di figura, e mi stupisco che non ci siano interventi decisi in tal senso. Dopodiché i fuoriclasse ci saranno sempre, li potremo ammirare, cioè, uno come New Zuro va oltre il punteggio, adesso sicuramente avrà 1000 motivazioni per tornare al 110% e provare a battere Nathan Chen, però Nathan Chen in una gara di un campionato mondiale non può prendere un punto in meno a rispetto a New Zuro sulle componenti del programma, perché la differenza è più marcata. Se a New Zuro prende 9,6, Nathan Chen non può arrivare a 9. E oltre a questo non si può andare, perché è così. Vogliamo parlare di skating skills? Oppure definiamo in italiano qualità di pattinaggio? Mettiamoli in pista uno contro l'altro? Che cosa succede? Vogliamo parlare di transition? È vero, probabilmente la seconda parte del programma di Anu non è la più difficile tra quelle che lui ha presentato in passato, ma siamo su due mondi diversi, no? Parliamo di interpretazione? Un altro pianeta. Ci può essere più soggettività. Dimmi tu che hai visto la gara, chi pensi sia meglio? Yuzuru. Nathan Chen o Yuzuru Anu? Assolutamente Yuzuru. La voce composition, come la vogliamo valutare? E qui sei tu il massimo esperto. Lì devi valutare tanti piccoli aspetti, la copertura della pista, come viene costruito il programma, però in fin dei conti credo che il pacchetto di Anu sia più completo. Poi c'è questa quinta voce che è sempre difficile da decifrare, performance of execution, no? Che comprende 1000 cose. Anche lì, secondo me, È sul filo dell'ambiguo. ma sì, ma È sarebbe soggettivo quasi. è una voce difficile da capire, che va oltre le altre 4, ma in qualche modo le mette tutte insieme, ma nel complesso Nathan Chen ha qualcosa in meno, quel qualcosa in meno non può essere un punto. Ciò premesso, Nathan Chen ha vinto legittimamente la gara perché ha pattinato 2 programmi senza sbavature. Anu ha concesso 2 salti, un quadruplo Salkov nel corto che va a 0 e un quadruplo Salkov nel programma libero che prende meno di quanto avrebbe dovuto prendere. Quindi nessuno mette in Il discussione. massimo della forma. Certamente Anu era all'80% forse della condizione, ma quello che secondo me non va bene è che ci sia questo svilimento delle componenti del programma, che alla fine si trovano ad essere appiattite. Tu vedi delle cose diverse in pista, gli atleti ti comunicano qualcosa di diverso, ciascuno ha la sua capacità di essere empatico o meno. Poi vai a vedere i punteggi e non capisci. E allora è questo il problema. Sulla gara femminile che cosa ti posso dire? Infatti era quello che proprio ti volevo chiedere. Io penso che la vittoria di Zagitova sia legittima, meritata, parliamo di una fuoriclasse assoluta, una che nel giro di 2 anni ha vinto tutto quello che c'era a disposizione, 3 stagioni, dai, tutto quello che c'era a disposizione tra categoria junior e senior. Quante ci sono riuscite prima di lei? Una, Kim. Quindi Zagitova va considerata per quello che è, la più grande pattinatrice russa di tutti i tempi. In molti la davano per spacciata. Io quando l'ho vista in allenamento ho detto attenzione, perché l'ho trovata estremamente magra, soprattutto sulle cosce. E un'atleta di quel tipo, quando è tirata così a lucido, di norma le rotazioni dei salti li porta a casa, di norma i salti li atterra, e li ha atterrati tutti. Arrivava ad affrontare questo mondiale con una condizione psicologica difficile. Era stanchissima, diciamo, una stagione pesante. Nei campionati nazionali ha preso una ripassata da compagni di allenamento più piccole che le hanno dato 30 punti. Agli europei doveva stravincere e non ha vinto, venendo battuta da un atleta che non la vale, mai la potrà valere. Neanche in Coppa del Mondo. Ma sì, dappertutto non si è vista la migliore Zagitova, no? Forse una gara inizio stagione a Oberstdorf, con poco impaglio, e lì ha pattinato alla grande. Ha dato un colpo di coda. Colpo di coda, ma le campionesse fanno questo. Poi è chiaro che se la giapponese Kira Rikan non sbagliava, vinceva lei, però ha lasciato sul piatto 2 elementi di salto pesanti, un triplo axel nel corto, un triplo axel nel libero. E in questo momento Kira, su alcune voci delle componenti del programma, può essere meglio di Zagitova, non su tutte. I programmi di Zagitova del gruppo Tudberidze sono costruiti in maniera intelligente, perché sono costruiti per valorizzare le caratteristiche dell'atleta. Quindi, anche se hanno qualcosa meno su alcuni aspetti, la qualità di pattinaggio di Zagitova non è quella di Kira, no? Qui siamo all'ABC, però alla fine il pacchetto Zagitova è convincente. Quindi questo è il motivo per cui io credo che la vittoria di Zagitova sia legittima. Altre l'hanno buttata via quella vittoria.
Kaori Sakamoto poteva arrivare seconda, Sakamoto probabilmente non aveva i punti per battere Zagitova con questo sistema di valutazione. È un atleta che ha rubato l'occhio, è un atleta che si deve accontentare di un piazzamento ai piedi del podio, poteva fare di più. Però ragazzi, ha vinto chi non ha sbagliato e chi probabilmente lì aveva il pacchetto più completo. Poi, che possa essere così anche il prossimo anno, dubito fortemente. L'anno prossimo infatti si ribalteranno un po' tutte le situazioni, soprattutto in virtù delle neo senior, giusto? Questo secondo me è l'anno 0 o l'anno 1, scegliete voi quello che preferite. L'apocalisse. Anno 0 anno 1 perché ti arriva la kazaka di turno che ti chiude un quadruplo Salkov e porta a casa la medaglia d'argento, non l'ultima arrivata. Perché questa è una pattinatrice di talento con tutta una sua storia dietro molto interessante. Il prossimo anno ne vedremo diverse tentare i quadrupli e probabilmente li completeranno. Trusova in carriera ha già chiuso in gara Lutz, Tolup e Salkov. In allenamento prova triplo axel, chiude quadruplo flip. Cioè questa è una che esegue praticamente quasi tutti i quadrupli. Tutta la gamma. Poi, se vogliamo parlare di tecnica di salto e del fatto che magari alcuni di questi quadrupli sono molto prevotati, parliamone. Ma, attenzione, io vorrei distinguere tra settore maschile e settore femminile. Nel settore maschile abbiamo degli atleti che eseguono i quadrupli bene senza prevotare. A New Yuzuru un Lutz l'ha completato in carriera, era un Lutz eccezionale. Jimbo Yan cinese, idem. Poi abbiamo altri atleti che quei quadrupli li eseguono preruotando. Uno Shoma ha un quadruplo flip decisamente preruotato, no? Certo. Ben oltre il limite di tolleranza. In campo femminile io atlete che eseguano i quadrupli senza la prerotazione non le ho ancora viste. Quindi quando le vedrò potrò condannare la tecnica delle varie Trusova e Sherbakova. Al momento queste, pur prerotando, sono le uniche che completano le 4 rotazioni su un Lutz. Sono pioniere. Bravissima, sono pioniere e non mi sento di attaccarle perché non avrebbe senso. Mi sento di dire che sono atlete che si spingono all'estremo, mi sento di dire che nel sistema russo sei obbligata a cercare le 4 rotazioni. Perché di ragazzini di 13 anni che mi fanno tutti i tripli fino al Lutz, ce ne sono 50. E quindi per vincere devi aggiungere qualcosa. Uscire dal corpo. Poi che queste vincano in ambito internazionale, anche senza quadrupli, mi sembra evidente. Aggiungiamo che c'è anche una come Costornaia, che non ha i quadrupli. Triplo axel l'allenamento l'ha chiuso, ma non so se lo potrà richiudere, che ha tutto. Lei ha il pacchetto completo. Eleganza straordinaria. Un'eleganza straordinaria, una qualità di pattinaggio senza eguali, ma senza eguali tra quelli che hanno fatto i mondiali. Però qual è il problema? Col sistema di punteggio attuale, la Costornaia di turno è penalizzata. Mette da parte. Allora, proviamo ad alzare la fattorizzazione delle componenti del programma anche capo femminile. Vediamo se Costornaia sarà vincente o meno rispetto a Trusova. Va da sé che se Trusova mi chiude tutto quello che ha in testa, 3 quadrupli, vincerà sempre lei. Chapeau. Ma è giusto che vinca lei per quello che fa. Certo che se Trusova mi fa un errorino, 2 programmi puliti di Costornaia valgono la vittoria di una finale del Grand Prix, di un titolo mondiale, di un campionato nazionale russo, di quello che è, no? Quindi una correzione di questo tipo è avvenuta nel mondo della ginnastica artistica. Forse accadrà anche qua nel pattinaggio di figura, si può sperare. Io me lo auguro da appassionato, da uno che ha iniziato a frequentare il ghiaccio quando aveva 4 anni e a parte lo speed skating ha praticato tutte le discipline del ghiaccio. Quindi il mio augurio è che le cose possano cambiare in tal senso per il bene della disciplina. Dopodiché io non so che cosa possa accadere, ma mi rendo conto che in questo momento non c'è una condizione di equilibrio. Poi, se devo rispondere alla tua domanda, dico che le 3 ragazzine russe, se non avranno infortuni, se non avranno problemi fisici, se non ci sarà una crescita del loro corpo incontrollata, che sbilancerà. Esatto, sono destinate a dominare, perché anche la Trusova di turno, che viene sottovalutata, ha un'elevata qualità di pattinaggio, guardatela bene. O forse Sherbakova su alcune voci è meglio rispetto a Trusova, su altre è peggio. Ma qui siamo al cospetto di pattinatrici che hanno tanto da mettere in campo. Cioè, non parli magari dell'atleta in campo maschile che sembra un rotellista, fa i quadrupli, ma sostanzialmente lo vedi sul ghiaccio e non ti comunica niente. Parli di atleti che ti possono piacere o meno, ma che hanno stili differenti comunque, ma che hanno tanto da portare in pista. Quindi se queste rimangono in piedi, se queste sono sane, eccetera, non vedo chi le possa battere se non Kiva Rika con un triplo axel blocca e con il quadruplo salto che in allenamento esegue. Ultima cosa, parliamo di Medvedeva, che comunque ha dato anche lei un bel colpo di coda dopo una stagione durissima. Sì, Medvedev ha dimostrato di essere un atleta di grande carattere, ma questo già lo sapevamo. È un atleta che in tutti i campionati ISU della carriera è sempre stato sul podio.
che avesse 14 anni e partecipasse ai mondiali junior, che ne avesse di più e partecipasse ai mondiali senior. Quindi questa è la base di ogni discorso. Sta dicendo che vuole appunto allenare il quadruplo. Ci prova. Finché non vedo non credo, però voglio anche dire una cosa. Medvedeva nel sistema Tutberidze è una pattinatrice di un certo tipo, con programmi costruiti sulle sue caratteristiche, che possono valorizzare i suoi pregi e le sue lacune che non mancano. La Medvedeva che vedo con il gruppo Orser è una Medvedeva più debole, è una Medvedeva che non ha programmi in grado di nascondere le sue lacune, quindi si evince una qualità di pattinaggio inferiore rispetto a tante che hanno preso parte ai campionati mondiali, perché questo mi pare evidente. Sono programmi meno ricchi, con meno passaggi di transizione, tu li togli e viene fuori quella lacuna. Quindi secondo me è una Medvedeva più debole, una Medvedeva che ha oggi programma pulito contro programma pulito e battuta da Zagitova, da Sakamoto, da Kira, e ne ho già citate 3. Turzinbaeva ce la devo mettere perché fa i quadrupli, e più ci sono quelle che salgono in Russia dalla categoria inferiore. Dopodiché, se avrà la possibilità di andare avanti, sarà una competitor. Sinceramente, dovessi scommettere oggi su una pattinatrice, scommetterei su un'altra, e sinceramente ho più piacere a vedere una Kira sul ghiaccio che mi comunica qualcosa in più, che esprime una qualità superiore rispetto alla Medvedeva attuale. Chiaro, poi è un'opinione personale, se qualcuno la pensa diversamente ne prendo atto, ma è così. Allora Massimiliano, intanto grazie, quindi abbiamo concluso l'anno 0 e aspettiamo l'anno 1, giusto? Aspettiamo l'anno 1 e aver modo di parlare di quello che succederà, perché può essere l'anno della rivoluzione nel pattinaggio femminile. Può essere come no, perché poi bisognerà vedere queste atlete che crescita avranno. L'ultima cosa, e vi saluto, sento parlare di limite di età ad alzare a 18 anni per la categoria maggiore. Può essere un'idea, bisogna fare le valutazioni del caso, però dall'oggi al domani non si può fare. Se ragioni su un percorso di, 6 anni, puoi dire si fa così. Dall'oggi al domani le regole non si cambiano. In tutti i giochi ci sono delle regole e quelle devono rimanere per un certo tempo. Finché parliamo di un cambiamento di punteggio ritoccandolo laddove non funzioni, va bene. Sul limite di età possiamo discutere, ma va fatto gradualmente, sicuramente non da oggi a domani.